Ora andrò a lavorare invece le maglie come si presentano, quindi praticamente le maglie basse. E vado così praticamente fino alla fine. Quando arrivo qua nell'ultimo punto andrò a lavorare 4 maglie basse, quindi mi inserisco, una, due, tre e 4. Punto il ferro nella prima catenella, prendo fuori e chiudo. Quindi abbiamo terminato questo altro giro. Ora invece lavoriamo a maglia alta su tutta la fila fino ad arrivare al prima delle 7 maglie che avevamo lavorato insieme. Quindi facciamo 3 catenelle di partenza che mi permettono di alzarmi, altrimenti naturalmente non funzionerebbe bene la cosa, e poi parto con le mie maglie alte . Ok, abbiamo finito la nostra fila, ora ci troviamo le 7 maglie alte. Su ognuna delle maglie alte sottostanti andiamo a lavorare 2 maglie alte, andremo a creare così gli aumenti. 2, 1 e 2, e 2. Ok, quindi praticamente abbiamo concluso il nostro cerchio. Proseguiamo a lavorare a maglia alta fino alla fine del giro. Perfetto, allora sono arrivata alla fine del giro e subito prima ai 4 punti che avevo fatto nella stondatura praticamente del tallone. Su questi 4 punti andremo a lavorare 2 maglie alte nel primo punto, una, e 2, 3 maglie alte nel punto successivo, quindi nel secondo, una, due, e 3, 2 maglie alte nel punto successivo, quindi nel terzo, una, due, e 3, e 2 maglie alte nel punto successivo, cioè nel quarto, una, e 2. Punto l'uncinetto nella prima catenella che avevamo fatto, cioè nell'ultima delle 3 catenelle che avevamo fatto, tiro fuori e chiudo con il punto di raccordo. A questo punto possiamo lavorare di nuovo maglie
alte fino all'arrivo degli aumenti. Quindi 3 catenelle iniziali naturalmente, ok, sono arrivata alla fine del giro. Nella fascia dove avevamo gli aumenti, ora lavoreremo alternando 2 maglie alte e una maglia alta, 2 maglie alte e una maglia alta fino alla fine del giro degli aumenti. Quindi 2 maglie alte, e una maglia alta, due maglie alte e una maglia alta, così fino appunto alla fine del giro del tondo. Terminato il giro di aumenti, proseguiamo fino alla fine, al prossimo giro di aumenti, con maglia alta. Ora che sono arrivata di nuovo alla parte degli aumenti, come avevo lavorato per questa parte, nel tallone andremo a lavorare 2 maglie alte dentro a una maglia, una e 2, e una maglia alta nella maglia successiva, poi di nuovo 2 maglie alte e una maglia alta nella successiva, fino alla fine praticamente del tallone. E poi il punto di raccordo puntando il ferro nella catenella. Benissimo, ora è giunto il momento di verificare sulla nostra suola come siamo messi. Allora, siamo già a buon punto. Da questo punto in poi dovremo lavorare le maglie alte o basse a seconda della necessità. In questo senso, allora qua sicuramente in questa parte avrò bisogno di fare qualche maglia alta, mentre invece qui andrò a realizzare maglie basse per ripartire con maglie alte e di nuovo basse, di nuovo alte e basse. Questo sarà l'ultimo giro, quindi in questo giro dovrò andare a regolarmi con le maglie più alte o con le maglie più basse affinché possiamo andare a colmare quello che manca nella nostra suola. Quindi ricapitolando, io andrei avanti fino circa qua con maglie alte per poi passare a maglie basse, quindi diciamo 1 2 3 4 5 6 7 8 maglie alte, facciamo 7 maglie alte, poi vediamo le 3 catenelle iniziali naturalmente, uno, 2, 6 e 7, torno a verificare sulla mia suola, farò qua una mezza maglia alta per evitare che ci sia un salto troppo grande fra la maglia alta e queste che inizierò a fare, che saranno le maglie basse. Quindi una mezza maglia alta che si lavora in questo modo: si prende il filo, si punta nella maglia sottostante, si tira fuori e si chiudono le 3 annelline tutte insieme. A questo punto io vado a lavorare qua
qualche maglia bassa. Vediamo un pochettino come si presenta. Vedete che ho fatto praticamente un minimo di raccordo fra la maglia alta e la maglia bassa attraverso la mezza maglia alta. Io direi che continuo qua con un altro paio, forse 3-4 maglie basse, e poi ripartire. Allora facciamo 4 maglie basse. Oddio, ho sbagliato. Una, io vi sto solo facendo vedere, voi non dovrete fare la stessa cosa, gli stessi punti che vi sto raccontando, perché naturalmente dovete basarvi su quella che è la vostra suola, vedete? Adesso io direi che qui adesso posso fare un'altra mezza maglia alta, così mi torno ad alzare un pochino sul lavoro e ricomincio con le maglie alte. Dovrò procedere in questo modo sempre valutando sulla suola le maglie da lavorare. Questo tra l'altro sarà, penso, proprio l'ultimo giro di lavoro. Allora sono arrivata praticamente dove avevo gli aumenti. In questo caso io andrò a fare un punto, una mezza maglia alta per fare il raccordo nel primo punto dove avevo lavorato 2 maglie. Quindi una mezza maglia alta, poi un punto basso, nel mio caso nella successiva, perché io ho questa situazione qua, ma mettiamo il caso che voi dobbiate fare qua delle maglie alte, potete fare le maglie alte. L'importante è seguire questo sistema, cioè sulle 2 maglie che avevamo fatto l'aumento facciamo il punto singolo. Fra invece le 2 maglie, quindi in questo punto che andremo a fare adesso, dove non c'era praticamente l'aumento, andremo a lavorare 2 maglie, qualsiasi tipo di maglia che voi farete. Quindi nel mio caso io adesso andrò a fare 2 maglie basse perché ho bisogno di maglie basse. Quindi una e 2, dopodiché una maglia e una maglia, e di nuovo nella parte fra le 2 aumenti 2 maglie, così fino alla fine del giro. Arrivata alla fine del giro degli aumenti, nel mio caso io ho già bisogno di alzarmi, quindi procedo facendo un punto, una mezza maglia alta e poi maglia alta, direi almeno forse per tutto il percorso quasi fino alla fine. Sono ancora andata avanti, mi trovo di nuovo in un punto in cui posso cominciare a diminuire in questo senso, quindi praticamente dalla maglia alta che stavo facendo andrò a fare una mezza maglia alta e basso fino a che non arriviamo al punto del tallone.
Arrivato al punto degli aumenti, andrò a lavorare come avevamo fatto per la punta, una maglia dove ci sono i 2 aumenti e 2 maglie di lato. In questo caso, nel mio caso, a maglia bassa. Questo fino alla fine della stondatura, che nel mio caso dovrò fare attenzione perché, essendo che ero partita con una maglia alta, dovrò fare in questa parte un minimo di raccordo, quindi facendo magari una mezza maglia alta, una maglia alta e la chiusura. E posso a questo punto fare il punto di raccordo per chiudere. Come potete vedere, praticamente siamo quasi precisi sulla nostra suola, che adesso dovremo andare a fissare unendo i punti della suola del feltro con questa nostra base. Prima di passare ad unire queste parti, le vado a fissare con degli spilli. Quindi parto dal mio tallone e la punta. E poi faccio circa la metà dei 2 lati. Ok, ora posso partire ad unire le mie 2 parti. Prendo il filo, prendo dentro con l'uncinetto a una maglia, lego, dopodiché passo il filo da questa parte perché mi è un po' scomodo. Ok, allora adesso semplicemente utilizzerò il punto a maglia bassa, quindi entro e passo da questa parte prendendo il filo e chiudo il punto. Naturalmente i punti che abbiamo da questa parte non corrisponderanno a quelli della suola. L'importante è che noi però entriamo in tutte le maglie della parte, diciamo, fatta all'uncinetto, quindi in ogni punto. Poi dall'altra parte potrebbe essere che rientriamo anche nello stesso punto.
farò questo lavoretto praticamente su tutto il bordo, che mi va ad unire, come avevo fatto in questo caso, la parte della suola con la parte della base ad uncinetto. Mano a mano che proseguiamo, piano piano arriviamo verso il termine del lavoro, noterete che si è proprio bella stesa, tirata questa parte sulla suola, e deve essere così, perché altrimenti nel momento in cui poi la ciabatta andrà usata, se questa non fosse bella tirata, diventerebbe tutto molle, e inizialmente, se facevate caso, sembrava che non potesse arrivare così tesa, invece guardate, proprio è perfettamente tesa sopra la suola, quindi un bel risultato finale. Devo dire che in realtà non è che fosse necessario realizzare anche questa parte della suola all'uncinetto, il piede poteva tranquillamente poggiare anche sulla soletta direttamente di feltro, però mi sembra così di realizzare un lavoro un pochino più completo, ecco. A questo punto vado a puntarmi nel primo punto che avevo fatto e tiro fuori, e abbiamo terminato la nostra suola. Ora vado a sistemare questo puntino tirandolo come ho fatto vedere altre volte all'interno del lavoro, poi lo separo, faccio il nodino e chiudo. Quindi tiro dentro qua, separo, tiro dentro, un nodino e poi posso tirare questo qua un po' su tutta la linea della lunghezza senza che si noti o si veda più di tanto. Ok. Ora abbiamo la nostra bella suola. Ora dobbiamo andare a realizzare questa parte superiore, che a questo punto io andrò a prendere il colore rosso, perché abbiamo fatto appunto il contrasto.